anagrifo nella sala. Fa la 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 la, la 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 la. Buonasera, buonasera signori, come state? Tutto bene? Spero che abbiate passato una buona settimana. Abbiamo acceso le lucine, abbiamo l'outfit giusto, perché questo, se non è periodo questo, insomma, voglio dire, quale altro può essere? No, buon Natale, buon Natale. No, aspetta, non si dice che porta sfiga. O è il compleanno quello. Vabbè, non lo so. Questa ragazzi, sbarbata importante perché è l'ultima dell'anno che registro per voi. Cioè, continuerò a farmi la barba, ma non registrerò fino a fine anno perché domani ho l'aereo, finalmente torno a casa e mi prendo qualche giorno di relax perché sto finendo gli esami. Cioè, ce la stiamo facendo, stiamo finendo. Domani pomeriggio ho un ultimo esame e alla sera l'aereo. Quindi, che ve lo dica a fa'. Allora, cominciamo subito a scaldare il saponcino che utilizzeremo questa sera. C'ho una novità, perché, allora, riproveremo lui come rasoio, anzitutto, il nostro caro Wilkinson, che l'ultima volta si è comportato bene, ma c'ho qualcosina da dirvi. Ma usiamo finalmente un set intero di livello, perché avete visto il fenomeno shave russo che non è male, avete visto il Grolliga Beard Off che è ottimo, però è soltanto un sapone. Oggi usiamo un set intero. Oh. Cosa abbiamo? Un set molto amato, un marchio molto amato dagli appassionati. Signore e signori, Stirling, eh? Stirling Gentleman, ragazzi, questa è una profumazione spaziale, mi fa morire, buonissima, buonissima. Non ve le so descrivere, ok? Perché non so buono queste cose. Però, allora, quello che vi posso dire, porca miseria, nella piramide sono menzionati tabacco, vaniglia, ambra e muschio. Infatti, il sapone di per sé, io sento l'odore del tabacco, lo sento abbastanza secco, se così si può definire, non ne sono sicuro. Leggermente addolcito, ma non stucchevole. Quindi, secondo me, veramente, veramente una bella profumazione. E il dopobarba la spara in una maniera allucinante, roba che ti resta addosso il profumo per ore, veramente ore, nonostante sia soltanto un dopobarba. Allora, qui stiamo scaldando l'acqua. Facciamo riempire un attimino il lavandino con la nostra acqua, come al solito, tiepida, purtroppo. Il sapone, io ho già messo un goccettino di acqua dentro e come potete vedere è quasi finito perché mi è piaciuto, perché mi piace, lo uso sempre molto volentieri. E adesso vi mostro come in realtà sia semplice secondo me montare questi saponi, gli Stirling intendo, perché quando lo comprai ero, diciamo non agli inizi, però era già passato qualche mese da che avevo cominciato con la rasatura tradizionale e avevo letto in giro, insomma, no? Che comunque sono saponi, essendo saponi tallowati, sono più difficili da montare, bisogna starci più attenti. Io sinceramente appena l'ho avuto, l'ho cominciato a usare, l'ho trovato più semplice da montare rispetto a tanti altri saponi, quindi sarò io, non lo so. No, ma comunque è un'opinione che sento abbastanza in generale. Non sono così difficili da montare, insomma, che se ne dica. Raga, è sempre il sapone, dai. Ci sciacquiamo la faccia. Allora, il pennello è umido. Diamo la sgrullata. Ecco quello che faccio. Comincio a dargli una prelevatona. È un modo che ho visto fare una volta su YouTube, sai, agli inizi, primi mesi, cercavo un sacco di video, no? Come montare il sapone, come fare questo, come fare quello. E quindi ho visto diversi modi di fare le cose. E questo l'ho trovato particolarmente efficace, specialmente su saponi di questo genere. Quindi comincio a intingere il pennello, a prelevare. Quando a un certo punto vedo che appunto il pennello fa un po' di frizione all'interno della ciotola e che comincia ad esserci del sapone prelevato ma ancora bello, bello secco, do una bagnata alle punte del pennello e lascio sciogliere quello che si era creato qua dentro senza creare ulteriore pressione perché ormai abbiamo prelevato abbastanza. Ok? Quindi prendiamo
quello che resta dentro la ciotolozza. Guardate già che roba, che bella cremina. Poi parliamo anche di tutto il resto, di tutto quello che riguarda questo sapone, perché è buono sì, ma ho delle cose da dire. Lo sapete che ore so qua? È l'una di notte. E tutto va bene. Raga, purtroppo non ci ho avuto altro tempo durante il giorno per fare sta cosa. E quindi mi sono scordato di fare qualcosa. Ecco, questo come al solito. Mannaggia, mannaggia. Sono stanchino. Pennellozzo, vai. E io comincio a scaricarmelo addosso. E poi montiamo. Questi sono saponi che trattengono un bel po' di acqua, quindi riescono a creare una bella crema, non troppo compatta, perché se gli vuoi fare volume allo Stirling glielo fai fare. Però resta sempre bella idratata, bella lucida, quindi veramente tanta roba. Bagno le punte del pennello, senza paura, Pure oggi lo famo bello idratato come l'altra volta. Perché ci piace. Vedete già come comincia a formarsi la prima schiuma. Si sprigiona l'odore, buonissimo. Questo l'ho acquistato in un negozio fisico proprio, da Baldovinetti 39 a Roma. E oddio, in realtà mi è stato regalato un buono regalo da un amico. Sono andato lì da Baldovinetti, ho provato diversi, diversi saponi, ne ho usati, non è che l'ho provati, ne ho usati. E puntavo principalmente a uno Stirling. Allora gli ho detto al signore, fammi sentire qualche Stirling. Sento uno, sento un altro, tutte profumazioni un po' che non erano troppissimo nelle mie corde, specialmente perché non essendo appunto un esperto di profumi, se un qualcosa ha un profumo un po' troppo magari particolare non riesco neanche ad apprezzarlo bene. Adesso un pochino di più sì, ora che mi sono abituato, che ho cominciato a usare più cose, riesco ad apprezzare di più, un pochino di tutto, anche se ci sono delle cose che proprio... No, tipo a me il vetiver mi fa cagare tantissimo, non riesco a sentirlo. E niente, dopo averne provati un po' di questo, di quello e quell'altro, vedo sto gentleman che era rimasto lì sullo scaffale. Gli faccio scusa, che mi fai sentire quello? Inutile dire che ho aperto, annusato, ok, preso. È stato veramente amore a prima vista. A prima annusata, anzi, sarebbe meglio dire. Allora, un altro concettino d'acqua ce lo metterei. Cioè, potrei fermarmi anche adesso, Ma guardate che bello. Giusto per farvi vedere come montano sti saponi. Guardate che bello. Bella cremozza lucida. Soffice. Che fa assolutamente il suo dovere. Tanta roba. Allora ragazzi, visto che me voglio male, ok? E voglio sperare nel miracolo di Natale, nel Wilkinson ci ho messo la lametta Wilkinson. Cominciamo a rasarci e vi racconto un po' di cose. Barba di tre giorni circa. Ci siamo, eh? Ecco qua. Sto manico ho constatato che alla fine è un po' troppo lungo per i miei gusti. Se ci avesse sto centimetro e mezzo barra 2 di meno, sarebbe... lo preferirei. Cominciamo. Buon Natale. Allora, per ora a tagliare sta tagliando.
vi accennavo nello scorso video, qualche giorno fa, dopo il primo video fatto con lui, l'ho riprovato con barba bella corta, quindi anche bella duretta. Adesso è un pochettino più lunga. Diciamo è un intermedio tra il video e la sbarbata in pilota che mi sono fatto. Non so se mi sto esprimendo bene, raga, è troppo tardi. Spero di star parlando, che sto parlando un italiano correggiuto. Dicevo, diciamo che sempre usando Wilkinson e la metta Wilkinson, la sbarbata me la so fatta. Però, chiaramente, non al massimo del suo potenziale. Tralasciando che andavo di fretta, non lo so, non mi è piaciuto molto. Ho provato a fare un contropelo e la lametta saltava proprio alla grande. Infatti, dopo vedremo. Perché Impero si sta comportando bene. Vedremo dopo con le altre passate che dovrò fare. Dove lo metto? Allora, prima passata fatta. Ci siamo. Così come l'altra volta già siamo andati. Oddio, no. Oddio, non troppo a fondo in realtà, sono sincero. Fatto sta che oggi ovviamente il sapone mi sta anche aiutando. C'ha quel fattore in più di protezione, scorrevolezza che ve lo dico a fare, anche perché avete visto quant'era idratato, quindi non ho sentito. Ecco, mi è cascato il rasoio nell'acqua. Questo è quando non c'è spazio. Vabbè, tiriamolo fuori. Ecco, subacqueo, pure subacqueo. Ma questo fa l'asciuga bene, non lo so che devo fare. Allora, vai, seconda spennellata. Non mi sembra che il sapone abbia perso di consistenza. Gli mettiamo un altro goccetto d'acqua adesso. Sì, acqua. Vedete, si sta un po' asciugando. Quindi, acquetta. Bello, ci voleva. Questi giorni, questo periodo mi sto radendo pochissimo. Ma neanche, a volte neanche 2 volte a settimana. Che purtroppo con tutti gli impegni qua, magari qualcuno mi dirà, sta in Erasmus, sta a cazzeggiare. Anche, è certo, voglio dire, serve anche a quello. Però voi non vi immaginate la quantità di cose che ci hanno dato da fare. C'ho un progetto da consegnare, questa è bella. C'ho un progetto da consegnare che andava consegnato entro domani. Oggi è mercoledì, domani è giovedì. Per me, per voi sarà venerdì come al solito. Però, siccome appunto abbiamo troppe cose da fare, abbiamo chiesto al professore, ma che ci sposta un po' la deadline, per favore? Abbiamo troppe cose. Altra acqua. E lui, vabbè, vedo che posso fare. Ci riscrive nel pomeriggio. Ok, ragazzi, dai. Vi sposto la deadline al 25 dicembre. Ma li mortacci sua. Che poi, vabbè, Porello, non dipende da lui, perché è una materia gestita da tanti professori. Quindi ha fatto veramente il meglio che poteva fare. Però voi vi immaginate? Io al cenone del Natale al computer a scrivere codice? Vabbè, si fa anche questo. Vai, sono pronto per la seconda passata. Ci siamo. Cioè, quanta roba che c'è sul pennello. Sul pennello. Andiamo con la nostra seconda passata. Tiriamo il collo. E come immaginavo, così come l'altra volta,
Questa la metta non è il massimo della mia pelle. Taglia, quello sì. Poi un giorno vi farò vedere anche il verso del mio pelo, o come dicono molti, il face mapping. Per ora ci divertiamo, ok? Senza ammorbarci, senza far troppo i cosi. Sto sapone scorre, che vodka fa? E mi scivola la mano. Sapore che appunto, nonostante abbia avuto modo di provare saponi migliori rispetto a lui, fa comunque assolutamente il suo dovere. A scorre, scorre. A protegge, protegge. Solo il post rasatura non mi fa impazzire di questo sapone, ecco. Ok. Molto bene, molto bene. Molto molto bene. Mia, mi casca tutto. Andiamo con l'ultima passata, ragazzi. Con l'ultima passata. Un po' di ritocchi, un po' di cosine. Allora, nonostante la lametta un po' così, io con sto rasoietto continuo a trovarmici decentemente, insomma, bene. Chiaro, non è un R41, che è proprio un rasoio bellissimo, che mi piace veramente tanto da utilizzare e si sarà visto probabilmente nei video in cui l'ho utilizzato quanto lo apprezzo. Però, ecco appunto, fa il suo. Quello che forse non mi sento di dire è che lo consiglio a chi comincia. Però, se posso condividere un mio pensiero con voi, ok? Senza ovviamente, come al solito, la pretesa di dire niente a nessuno o di insegnare. Ognuno comincia questa passione a modo suo, ok? Come vuole. Quindi prendiamo il mio esempio, ok? Io sono partito che volevo provare la rasatura tradizionale spendendo il meno possibile. Quindi sono andato dall'Europlanet, un negozio vicino a casa mia, ho comprato un pennellino della Wilkinson e quello era proprio terribile, l'ho cambiato subito. Il Wilkinson nero, la Pronaso bianca e io per un bel po' di tempo ho fatto scuola con quella, con quelle praticamente. Chiaro, qualche volta mi sono irritato, ci sono stati dei problemini, specialmente all'inizio, però a parte quei casi un po' borderline, alla fine sono sempre riuscito a farmi la barba, anche insomma con un certo piacere. Chiaro, poi ovviamente quando ho cominciato a conoscere prodotti nuovi mi si è aperto un mondo, è tutto cambiato, però dipende da quello che volete fare quando partite, ok? Se uno dice ok, voglio spendere il meno possibile, allora te compri il Wilkinson nero, ma sii consapevole del fatto che probabilmente agli inizi te ci squarterai in qualche modo. No, squarterai no, insomma, perché non è che mi ci sono squartato.
Però, se non stai attento, potresti avere problemi. Vuoi cominciare invece e vuoi andare più sul sicuro? Te compri il King's Gillette. E in ogni caso, io non assicurerei che col King's Gillette non te ci fai male, non te ci irriti. Perché ho visto gente agli inizi che col King's Gillette cioè si è fatta qualche irritazione, qualche tagliuzzo. Ma è normale, ma fa parte del processo, ragazzi. Va bene così. Trust the process. Questi sono i miei 2 centesimi. Si può cominciare con un po' di tutto, ma sempre essendo consapevoli di quello a cui si va incontro. Chiaro? È per questo che esistono canali YouTube, gruppi pieni di gente super competente, molto più di me, che vi saprà sicuramente indirizzare in base alle vostre esigenze. Ragazzi, voglio cominciare con la rasatura tradizionale. Che mi consigliate? Mi sfonno sempre col multilama. E allora cominceranno a chiedervi ogni quanto tirati, perché è importante. La frequenza della rasatura incide anzi molto sul tipo di rasoio che bisogna usare. Se dite voglio rafarmi la barba tutti i giorni e qualcuno viene a consigliare R41 e siete agli inizi, ascoltate più di una campana. Ma quello sempre. Ascoltate sempre più di una campana. Perché poi ci sarà chi viene e vi dice no, sta buono. Non te comprare R41 se sei agli inizi. Mi metto, guardate quello che è rimasto. Che spettacolo. Mi sto un po' dilungando in chiacchiere, scusate, però giusto per darvi il mio punto di vista, tutto qua, per fare una chiacchierata. Fatemi chiacchierare, raga. Ogni volta ogni tanto. Quindi questo. Sto Wilkinson, quindi per concludere il discorso, è un rasoio che se usato con la giusta mano, al risultato ti ci fa arrivare. Mo vi mostro. Mi sciacquo meglio. Bello bello, sto sapore mi piace. Eccoci qua. Allora, quindi al risultato ci si arriva o no? Certo. Poi è tutto sempre la questione, lo stesso discorso, no? Non conta tanto la destinazione quanto il viaggio. È un pochino di tutto. Mi sto un po' a perdere in parole, scusate. Quello che vi voglio dire è che sono arrivato al risultato, qui mi sono lasciato un pelo, ogni tanto me resta, ecco qua. Sono arrivato al risultato, senza irritazioni di sorta mi sembra, ho visto del sangue qui? No, boh. Senza irritazioni di sorta, però è chiaro ragazzi, cioè non potete pretendere di cominciare ed averci subito la mano leggera, perché poi chi passa appunto alla rasatura tradizionale probabilmente o sicuramente arriva da multilama, con un multilama poi spinge e non te tagli perché è fatto apposta. Col rasoio di sicurezza è un tipo di manualità diversa che bisogna acquisire nel tempo. Ripeto, non c'è niente di male. È bello anche per questo. Quindi, concludiamo, che sto a parlare troppo, cominciamo a fare questo ragionamento e... Vabbè, ragionamento, qui, IQ 200, quoziente intellettivo 9000. Quello che vi dicevo del sapone è che il post, cioè, non mi dice niente, sinceramente, ok? La pelle è morbida, non è troppo vellutata, però è comunque qualcosina in più rispetto ai saponcini normali da banco. Ma poi dovete anche considerare che 5,8 oz, che sono
160 grammi, 170, una cosa del genere, per 18 euro. È un rapporto qualità-prezzo ottimo, ragazzi. State pagando un sapone in bello abbondante a un prezzo, secondo me, onesto. E il dopo barba, anche lui, non è miracoloso, è molto alcolico, perché io ogni volta che lo metto una bella botta la sento sempre. Quindi non è miracoloso, c'ha sempre anche lui quello step in più che ti ammorbidisce la pelle, che lenisce. Però ho provato dopo barba migliori, sono sincero. Però il punto forte di questo set è la profumazione, ragazzi, secondo me. Io vi consiglio, se vi trovate in un negozio, dategliene un'usata, perché è veramente, veramente buono. Mi ha fatto rivalutare le profumazioni al tabacco. Io pensavo che il tabacco non mi piacesse come profumazione, però ho fatto l'errore di pensare di collegare, anzi, l'odore del tabacco all'odore della sigaretta quando è accesa. Ma la sigaretta accesa è tabacco bruciato. Invece, da quello che ho capito, quando si parla di tabacco in profumeria, si parla proprio della foglia del tabacco, che è un'altra cosa. Però, insomma, ci piace, è buono. Allora, ragazzi, direi che col pippone possiamo pure finirla oggi. Io spero di non aver, insomma, contrariato nessuno con i miei ragionamenti. Non voglio trasmetterli a nessuno, voglio soltanto darvi la mia opinione più pacificamente possibile. Quindi vi ringrazio per avermi seguito nuovamente fino in fondo. Non lo so se siete arrivati qui, comunque io vi auguro un felicissimo Natale, un felice anno nuovo e ci vediamo l'anno prossimo, raga. Ciao!